se venite a Sirmione, buongiorno, quello è il castello e così avete anche un'indicazione per chi conosce Sirmione. Ho già fatto tantissimi video di Sirmione, del castello, però il video di oggi è per farvi vedere invece tutta questa parte che rimane a destra, cioè andando verso il castello a sinistra, e che i turisti io vedo che non frequentano tantissimo, ma però voglio farvela vedere. Allora, perché i turisti quando arrivano tutti, ti faccio vedere, da quella parte, perché là c'è un parcheggio grandissimo, ma secondo me vale la pena anche venire qui a vedere un po', perché è molto rilassante. Ora so che quando tutti voi arrivate a Sirmione parcheggiate, andate dritti, e perché l'attrazione, una delle attrazioni principali è sicuramente, lo so, il castello naturalmente, però c'è tutta questa parte che vi faccio notare quanto è bella da visitare, ed è prima dell'entrata del castello. Perché è bello di qua? Perché di là avete il lago, guardate, magnifica fontana questa, e poi andiamo a vedere anche i giardini. Quindi prima di andare direttamente al castello, io una passeggiata qui, anche perché poi dentro il lago lo vedete poco, perché non ci sono grandi passeggiate all'interno. Qui noleggiate anche, cioè noleggiate, fate i tour con le barche, ve lo consiglio. E ora torniamo nella zona, qui avete tutta la passeggiata che è stupenda, quindi venite anche di qua, non andate solo di là dritti al castello. Allora, premetto che qua a Sirmione c'è tantissimo da vedere, ho fatto tantissimi video e li trovate nel mio canale, nella playlist di Sirmione. Però è bello anche qua passare di qua. Poi dentro Sirmione veramente c'è tantissimo da vedere e ci passate veramente la giornata. Ma soltanto andare a vedere le grotte Catullo, che è una villa romana, vi passa la giornata, 20.000 metri quadrati, che è proprio in fondo sulla penisola. Qui è tutto bloccato, come vedete, non si entra se non autorizzati, quindi anche il posto è anche sicuro, entrano soltanto i residenti, chi ha l'hotel, chi ci lavora, quindi è una zona a traffico limitatissimo. E di qui a me piace sempre passare perché ci sono i giardini a cui Sirmione tiene tantissimo e che i turisti non ci passano mai di qua. E qui Come dico sempre, i turisti passano tutti da quella parte perché là c'è il parcheggio, c'è il parcheggio del pullman, quindi li fanno passare tutti di là, e secondo me invece è anche bello farsi un giro da questa parte. Quindi questo video è un po' dedicato a farvi vedere questa parte che a me piace tantissimo, è ombreggiata, c'è fresco, c'è verde, c'è lo sfondo del lago di là, quindi lo dico sempre, se venite a Sirmione prendetevi un attimo veramente per passare di qua. Di là abbiamo sempre il lago, quindi vi faccio vedere, finiamo la passeggiata in mezzo ai giardini, che a me piace, lo ripeto tantissimo, e poi andiamo sulla passeggiata. Anche qui, se volete già andare in passeggiata, come vedete là avete le strisce pedonali, ma a me piacciono troppo questi giardini.
adesso noi continuiamo e andiamo di là, faccio vedere. Qui tutti i parcheggi che tra un po' saranno completamente pieni, comincia a fare anche abbastanza caldo. Ora non vi ho detto che oggi è il 28 di agosto, mercoledì mattina. Io mi chiamo Stefano e abito qua vicino a Desenzano. Se è la prima volta che guardi questo video, cioè la prima volta che ti imbatti nel mio canale, ho aperto Travel Garda per parlare del lago di Garda, quindi far vedere un po' tutti i posti più nello specifico. Qui ancora parcheggi, di qui io l'ho trovato, però sono venuto presto, stamattina era nelle 7:30, avete tutti i parcheggi liberi, non a pagamento. Qui ecco è la passeggiata che vi dicevo prima, e guardate che bello, e adesso la finiamo, andiamo fino in fondo perché è veramente bella questa passeggiata. A Sirmione, come vi dicevo, ho fatto tantissimi video, quindi nella playlist del mio canale, se volete conoscere Sirmione, trovate veramente tantissimi video, ho girato ogni angolo, ho fatto anche dei video tour completi per accompagnarvi in una visita guidata. Poi, naturalmente potete arrivare qui anche con il traghetto e è comodissimo perché vi porta direttamente nel centro storico. E ho aperto questo canale, intanto facciamo due chiacchiere. Io tengo sempre gli occhiali, perdonatemi, ma perché mi dà un po' fastidio parlare con il sole negli occhi e quindi dover continuare a strizzare gli occhi, faccio un po' fatica, perciò perdonate sempre questi occhiali. Qui poi la sera, anche di solito nel weekend, mettono fuori tutti i tavolini, non so se hanno già chiuso la stagione, spero di no, e vi fate un bel aperitivo, guardate che bello, però non li vedo che abbiano già chiuso la stagione, non lo so. Beh, il bar è questo qua davanti, il famoso Barracuda, probabilmente li tengono appena nelle weekend adesso i tavolini, però è stupendo qua, guardate che spettacolo fare l'aperitivo qua. Poi come vedete ci sono anche le boe, perché questo, diciamo, bar è anche famoso perché, tra virgolette, famoso nel senso che le persone, chi ha la barca arriva qui, parcheggia la barca e sale, come vedete, quindi top. Dicevo che ho aperto questo canale per far vedere il lago di Garda in modo diciamo un po' più specifico da uno che ci abita, perché ho visto ma l'illuminazione mi è venuta qua ad aprile, adesso la storia è un po' lunga, non so se vi annoia a raccontarvela, magari ve la racconto, tanto però facciamo vedere il posto. Quindi ad aprile mi è venuta l'illuminazione, camminavo qua come adesso a Sirmione, c'era un sacco di gente, era sabato, e dato che io comunque, guarda che bella questa barca, ecco, questa è la barca che piacerebbe a me. E io già guardavo un sacco di video di gente che fa vlog in giro per il mondo e ho sempre avuto la passione di fare video, quindi l'ho sempre fatti, però li mandavo ai miei amici, no? Parenti, guarda qua il lago, guarda che bello. E un giorno, mentre passeggiavo qua, c'era un sacco di gente, mi sono detto, ma io abito già in un posto fantastico, non devo andare alle Canarie, non devo andare per fare dei video. E quindi ho guardato su YouTube e ho visto che sì, c'erano tantissimi video molto belli, come dico sempre, cinematografici, documentari bellissimi, però fatti da persone che non ci abitano, quindi da turisti, e un po' da documentario, no? Nel senso documentario intendo magari dei pezzi molto veloci, con la musica, molto cinematografici, però ho pensato, ma se uno vuole veramente venire qua e vuole conoscere bene il posto, non c'è un video come questo che ti accompagna, ti fa vedere, ti spiega, ti parla, ti fa essere qua, no? E come dicono tante persone, anche che ti faccia compagnia. E quindi ho unito la passione mia di fare i video. Ora,
non video da videomaker, da professionista, nel senso proprio la passione di filmare, di far vedere le cose, di mostrarle agli altri. Ho unito questa passione insieme al fatto di abitare qui, ho detto facciamo i video sul lago di Garda, ecco come nasce Travel Garda. Qui i parcheggi, vi faccio vedere che c'è ancora qualcosa di libero, ma tra poco finiranno, sono gli ultimi, vedete? Qua c'è ancora qualcosa. Qui avete anche i campi da tennis, ping pong, se qualcuno fosse interessato, vedete. Di qui c'era una volta, fino a 3-4 anni fa, c'era anche un campo da minigolf, poi l'hanno chiuso e venivo sempre qua con mio figlio a giocare a minigolf. Qua, bei ricordi. E 4 anni fa, 3 anni fa, poi non l'hanno più riaperto. Mi ricordo c'erano tutte le buche qua. Mi sembra ieri che andavo lì a fare il biglietto, mio figlio era piccolo. Bei ricordi. Ora, bene, io adesso torno qua sul lago e vi saluto con la vista sul lago, andiamo a vedere. Qui c'è gente, mi sposto. Bene, io con questa vista fantastica vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, è veramente importantissimo per il mio lavoro di questi video, e ci vediamo come sempre, spero, in un prossimo video.